lavorare sulla testa e non soltanto sulla parte tattica, sulle gambe, quello è un lavoro che c'è. Oggi ci si è trovati con 2 cross e un tiro aver subito 2 gol. Sì, bisogna lavorare su tutto, bisogna essere autocritici al massimo e poi cercare di apportare dei correttivi o delle modifiche che diano dei piccoli vantaggi. Diventa difficile trovare poi la soluzione che ribalta assolutamente la situazione. È solo l'impegno quotidiano, solo quello che è il modo di lavorare passo dopo passo, giorno dopo giorno, aumentando poi questa autostima e questa ricerca di convinzione che abbiamo un po' perso. Spacchettiamo la gara in 2. Il primo tempo, dove c'era più campo, dove loro salivano, attaccavano, c'erano più spazi, dove abbiamo visto tanti errori nelle uscite, tanti errori nel primo passaggio. Ti ho visto agitarti molto su alcune transizioni che potevano, ma che poi purtroppo non si sono concretizzate. Secondo tempo invece, quando loro si sono abbassati sulla densità, sentivamo prima tu in conferenza che dicevi, lì poi per quanto abbiamo cercato di essere veloci nel giro palla non lo siamo stati a sufficienza. Sono 2 chiavi di interpretazione delle 2 Inter di questo primo e secondo tempo, prima del gol e dopo i gol subiti? Sicuramente sì, noi non siamo riusciti a far girare la palla velocissima nel primo tempo e loro poi ci chiudevano anche in inferiorità numerica lì davanti la costruzione. Non abbiamo fatto benissimo, però 2 o 3 situazioni importanti le avevamo create, non siamo riusciti a sfruttarle. Poi è capitato l'episodio che ha abbassato ancora di più la tranquillità, la possibilità, cioè il credere di potercela fare, però li abbiamo aumentato il gioco, abbiamo aumentato il ritmo, ma loro si erano già chiusi. Diciamo che quello che abbiamo fatto nel secondo tempo lo dovevamo fare nel primo tempo. Lo studio per il mister. Sera mister, quanto può aver influito l'aver subito gol proprio così a ridosso della fine del primo tempo, soprattutto nella testa dei ragazzi? Influisce sempre quando si prende un gol di questo livello qui, in questa maniera qui, per cui è chiaro che poi rientrando negli spogliatoi averlo preso agli ultimi 10 secondi peggiora ancora di più, perché non hai la possibilità di reagire da un punto di vista nervoso e te lo consolida quello che è l'intervallo, l'errore o l'episodio che è avvenuto, ecco, e ti diventa ancora più peso quando rientri in campo. Però è una cosa che ci può stare e che noi dobbiamo assolutamente trovare la soluzione anche quando ci succede, perché quella è l'unica strada. Ci sono ancora molte partite da giocare, è ancora tutto aperto, ma è chiaro che bisogna darsi una mossa. Buonasera mister, al di là del risultato, quali indicazioni le lascia la partita di questa sera e su che cosa lavorerà questa settimana? Non è che ti dia poi delle soluzioni, nel senso che dire questo l'hai fatto totalmente male, di conseguenza non lo devi riproporre più, oppure questa è la soluzione giusta. Si va avanti a lavorare giorno dopo giorno in maniera corretta, in maniera professionale e senza stravolgimenti, perché ormai siamo convinti che questa sia la maniera corretta di stare in campo a livello tattico della squadra, perché ne abbiamo passati di momenti dove ci siamo confrontati, dove abbiamo analizzato, dove abbiamo guardato, rivisto, coinvolto e si va avanti per quello che si ritiene giusto, che è questo atteggiamento tattico, modificando qualcosa, sperando che qui qualcosa poi ti determini l'episodio e ti gira a favore anziché a sfavore come stasera.